Ciao, siamo su netbooknews.it con un confronto tra il Kobo Glow ed il Kindle Paperwhite. Sono due ebook reader, entrambi disponibili in Italia per 129 euro. Kindle Paperwhite non ha bisogno di presentazioni, è prodotto da Amazon. Kobo Glow è una novità nel nostro paese, è prodotto dalla canadese Kobo ed è importato da Mondadori. Hanno caratteristiche molto simili, sono dei veri e propri rivali e soprattutto sono i primi in commercio con schermo HD, quindi 1024x760 pixel, superiore alla media del settore. Kindle ha la tecnologia Paperwhite, chiamata in questo modo, che permette attraverso questa regolazione, di illuminare lo schermo da sopra, e Kobo ha una tecnologia che si chiama Comfort Light, che permette attraverso questo slider qua di fare lo stesso. Iniziamo con l'estetica e la qualità costruttiva. Kindle è più grande di Kobo Glow, vedete, e anche il peso è maggiore, siamo sui 213 grammi contro 185 grammi. Di contro lo spessore del Kindle è più sottile, siamo su 9 mm contro 10 e qualcosa del Kobo, e le finiture a mio avviso sono superiori, sono migliori rispetto al Kobo Glow, che ha una plastica rigida, opaca, usata per tutta la parte sia frontale che posteriore. Questa è la versione argentata, ma ci sono altri colori. Kindle al contrario usa una plastica morbida che è usata sia frontalmente che sul retro, che a mio avviso è molto più piacevole da toccare e facilita anche la presa. Entrambi comunque sono ottimi dal punto di vista ergonomico. Inoltre Kindle ha un solo pulsante fisico sul telaio, che è quello sul fondo, affiancato dalla porta micro USB per collegamento e ricarica, mentre Kobo ne ha due, perché ha quello di accensione qua, che però è a scorrimento e non a pressione, e accanto un altro pulsantino che permette di accendere e spegnere l'illuminazione. La gestione dell'interfaccia avviene completamente sfruttando l'interfaccia touchscreen, non ci sono pulsanti di cambio pagina in nessuno dei due dispositivi. Kindle però utilizza un touchscreen di tipo capacitivo, mentre Kobo utilizza un touchscreen ad infrarossi. In breve, la tecnologia Kindle, che poi è la stessa usata nei tablet, è più precisa, infatti vedremo che permette di fare anche più cose, ma non può essere usata con i guanti e può essere fondamentale un aspetto se leggete molto all'aperto, ad esempio, mentre quella Kobo è meno elegante e meno reattiva, però funziona indipendentemente dalla superficie che riveste le nostre mani. Lato software abbiamo due interfacce agli opposti. Kindle Paperwhite con la sua interfaccia estremamente semplice da utilizzare, minimale, con poche opzioni, ma super stabile e super reattiva. Dall'altra Kobo Glow con un'interfaccia molto più flessibile, che permette molte più personalizzazioni anche durante la lettura, come vedremo, ma che di contro ogni tanto ha qualche problema di stabilità. Abbiamo due book reader che permettono di fare all'incirca le stesse cose. Il vero vantaggio del Kobo Glow rispetto al Kindle è la possibilità di avere molti più caratteri e personalizzazioni dell'esperienza di lettura. Vedete, Kindle ha soltanto 6 caratteri con 3 margini e 3 spaziature di riga con 9 grandezze da scegliere. Kobo Glow ha molti più caratteri, vedete c'è un elenco, eccolo qua, un elenco ben più vasto con possibilità di personalizzare la grandezza, l'interlinea, i margini, la giustificazione, applicare o meno lo stile e andare avanti aprendo il menu avanzati che permette altre regolazioni, compreso lo spessore dei caratteri, che è una cosa che può essere molto interessante in alcuni contesti, e la nitidezza, lo stesso, del carattere sullo schermo. Entrambi permettono di leggere e consultare il dizionario integrato, oppure di aggiungere delle note, sottolineare o condividere sui social network alcuni passaggi. Note, segnalibri e posizioni delle pagine vengono sincronizzati automaticamente su Kindle, mentre su Kobo bisogna aprire il menu e premere il pulsante sincronizza. E ancora un vantaggio del Kindle è la possibilità di avere il tempo rimanente, una stima sul tempo rimanente a terminare il capitolo o il libro, mentre su Kobo si ha semplicemente il numero di pagina. Diversa anche la gestione dei PDF. Su Kindle possiamo utilizzare il pitch to zoom per ingrandire le sezioni che ci interessano e muoverci allo stesso sfruttando il touchscreen capacitivo. Questo permette di zoomare molto di più rispetto a quel che si riesce a fare su Kobo Glow, e è tutto a vantaggio dei dettagli, soprattutto quando si hanno delle immagini da visualizzare e da ingrandire. Di contro però ci viene permesso soltanto di ruotare lo schermo in una modalità, abbiamo soltanto modalità orizzontale e verticale,
in questo modo. Su Kobo, al contrario, non possiamo usare il PC Zoom e dobbiamo zoomare sfruttando questo slider posizionato qua sul fondo, che è più scomodo e più macchinoso, ma anche più preciso, perché ci permette di raggiungere l'area che ci interessa e di adattare la grandezza del testo a seconda delle nostre necessità. In più abbiamo la possibilità di ruotare l'intera interfaccia di 90 gradi alla volta, sfruttando il pulsantino qua che appare in fondo in basso a destra. In questo modo possiamo ruotare lo schermo 90 gradi alla volta e quindi adattarlo alla nostra necessità. Fino adesso però abbiamo parlato di dettagli. Le vere differenze tra Kobo e Kindle Paperwhite riguardano i tipi di formati supportati. Kindle supporta meno formati rispetto a Kobo Glow. In particolare Kobo in più supporta gli EPUB, che è il formato più diffuso in Italia, e gli archivi di fumetti CBZ e CBR, cosa impossibile da leggere su Kindle Paperwhite senza conversione. Ora Amazon spinge chiaramente il suo formato anche perché ha una libreria così grande, un ecosistema così imponente che può in parte fregarsene di tutto il resto, e tra l'altro offre anche tutta una serie di strumenti per la conversione che, a meno che non si è proprio sfortunati, riescono sempre a far visualizzare i contenuti su Kindle. Ma l'approccio di Kobo, ovvero quello verso i formati aperti, verso gli standard del settore, è sicuramente da preferire, anche perché, ed escludo del tutto i discorsi legati al sociale, parlo soltanto di questioni tecniche, è molto più comodo avere un lettore che supporta nativamente più formati. Bene, passiamo alla parte più divertente di questo confronto, ovvero alle differenze tra tipologie di illuminazione. Adesso li vedete entrambi con schermo e ink spento, e tra i due devo dire che il contrasto del Kindle, dei neri del Kindle, è superiore al contrasto dei neri che si ha sul Kobo Glow. Però voglio mettere l'illuminazione al massimo su Kindle Paperwhite e l'illuminazione al massimo su Kobo Glow. Guardate quanto è più luminoso il Kobo Glow rispetto al Kindle, ma guardate anche quanto è bluastro l'effetto, l'alone creato dal Kobo Glow, e quanto invece è più bianco quello del Kindle Paperwhite. Ora, queste sono impostazioni estreme, in realtà entrambi vanno usati con luminosità relativamente basse, perché in questo modo su Kindle non abbiamo l'effetto sfumatura che si ha qua nella parte bassa, quando si mette la luminosità al massimo e si sta in ambienti completamente bui, e su Kobo non si ha quell'effetto bluastro che non è proprio bello da vedere. Con intensità regolata su valori medio-bassi, entrambi raggiungono, secondo me, il meglio del loro, esprimono il meglio del loro potenziale, anche se continuo a vedere dei caratteri più neri su Kindle rispetto ai caratteri un pochetto più slavati del Kobo Glow, ma di contro vedo anche che l'illuminazione del Kobo Glow è più omogenea, perché non ci sono sfumature assolutamente, mentre su Kindle, se andiamo a guardare proprio nel dettaglio, si vede che l'effetto dovuto dal punto di partenza dei 4 LED posizionati qua sul fondo. Bisogna dire che Kindle utilizza un tipo di illuminazione un pochetto più pregiata e di qualità rispetto a quella del Kobo, e quindi è ancora maggiore l'apprezzamento verso il Kobo, che con un hardware di fatto inferiore riesce ad ottenere un risultato pari, se non migliore in alcuni contesti. Al buio valgono le stesse considerazioni. Kindle Paperwhite più bianco, ma con questo leggero alone qua sul fondo. Kobo Glow leggermente più bluastro, con una luminosità molto più forte, se regolata al massimo, ma anche più omogenea, perché non ci sono affatto sfumature. Per quel che riguarda lo schermo HD, devo dire che non ho notato differenze tra Kindle e Kobo Glow. La risoluzione in fin dei conti è la stessa, il pannello probabilmente è lo stesso, e quindi il rendering dei caratteri è sostanzialmente simile. Devo dire che è molto difficile consigliare l'uno o l'altro senza conoscere nel dettaglio le esigenze di ogni lettore. Se provenite dal mondo Amazon, se avete già uno dei vecchi Kindle e volete fare l'upgrade ad un modello di nuova generazione, vi consiglio assolutamente il Paperwhite, perché credo sia il migliore ebook reader Amazon del momento, senza dubbio, perché è ottimo dal punto di vista qualitativo, perché è il più bianco, è quello con lo schermo più bianco tra tutti gli ebook reader disponibili in questo momento, e vale assolutamente i 129 euro richiesti dall'azienda, tanto che viene venduto sotto prezzo da Amazon. Al contrario, se cercate il vostro primo ebook reader, ma già conoscete un po' il settore ebook, se volete avere massima possibilità di personalizzazione del lato software e dell'hardware del dispositivo,
Ma anche se vi piace vedere i dispositivi prima di acquistarli, non acquistarli a scatola chiusa, andate in una libreria Mondadori, guardate il Kobo Glow, se vi piace prendetelo perché vale assolutamente i soldi richiesti ed è assolutamente in grado di reggere il confronto con il più famoso Kinder Paperwhite. Io preferisco uno dei due book reader, ma per scoprire qual è, leggete l'articolo confronto di cui vedete adesso il link sullo schermo.